Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi andremo a recensire l'ultimo robot toserba lanciato dal brand Segui Navimo, precisamente la serie X3, che è idoneo a tagliare giardini con una superficie non superiore ai 1500 metri. Ma se avete un giardino di dimensioni maggiori, non vi preoccupate, perché in questa serie X3 ci sono tantissime varianti, tra cui la versione più performante, la 390, in grado di tagliare anche giardini fino a 10.000 metri di superficie. Per cui direi che questa serie copre veramente tutte le esigenze. Ma tornando al video di oggi, ho diviso questa recensione in tre parti. Nella prima parte andremo a analizzare la struttura, il telaio e le caratteristiche di questo X3, e nella seconda parte andremo a fare il tutorial di installazione, dove andremo a fare passo passo la mappatura di tutto il mio giardino, e nella terza parte andremo ad analizzare il taglio, andremo a verificare se avrà tagliato correttamente l'erba del giardino e vi mostrerò anche delle bellissime immagini dall'alto registrate col drone. E ovviamente, se alla fine del video vi sarete innamorati di questo bestione, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E andando ad analizzare la struttura, parto da questi super ruotoni. Guardate le dimensioni, sono più grandi del palmo della mia mano e tra l'altro sono super tassellati, circa 1 centimetro per tassello, e vi permettono di solcare anche terreni un po' accidentati, riuscendo a salire pendenze fino al 50%, e dopo lo andremo a testare proprio nelle salite del mio giardino. Altro punto di forza è lo schermo, che è veramente molto luminoso, si riesce a vedere perfettamente anche in esterna e vi fornisce tutti gli aggiornamenti in tempo reale, a partire dalla connessione GPS, dal Bluetooth e dalla percentuale della batteria. Abbiamo il tasto stop di colore rosso se volete interrompere in maniera repentina il funzionamento del robottino. Questo è il tasto home, e se lo schiacciate il robottino tornerà da solo nella base di ricarica che vedete là in fondo. Per quanto riguarda l'accensione, si attiva con questo tasto play, che è la classica icona in tutti i dispositivi, e il tasto ok, che serve sia per confermare le varie impostazioni, e tenendolo premuto per più di 3 secondi potrete sia accendere che spegnere questo X3. Questo slot che vedete nella parte laterale serve per implementare le sue funzioni inserendo degli accessori che sono sempre presenti nel sito ufficiale. Per quanto riguarda il cuore pulsante di questo robottino, noto subito che le componenti sono tutte in metallo, per cui per quanto riguarda la resistenza hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Questa è la base di taglio, che si può regolare direttamente dall'applicazione, e la potete regolare da 20 a 70 mm in base alle vostre preferenze. Queste sono le due ruote direzionali che servono ovviamente a far girare il robottino, e andando più nel dettaglio ho notato che quasi tutti i pesi sono stati posizionati nella parte posteriore, così da dare ancora maggiore stabilità per quanto riguarda le percorrenze in salita. Abbiamo una larghezza di taglio di ben 23 cm, e per quanto riguarda le lame, come vedete, sono incastonate in questo doppio disco, ed è stata un'idea progettuale molto sensata e all'avanguardia, perché avendo un doppio disco diminuisce tantissimo il rischio di ostruzione, per cui anche con l'erba più resistente come gramegna o erba di montagna non avrà nessun problema per quanto riguarda il taglio. E visto che è un brand serio, fornisce anche in dotazione delle lamine di cambio, per cui dopo 3-4 anni, se per caso si dovessero smussare, non vi preoccupate, perché in dotazione avrete anche il kit di lamine di ricambio. E ora procediamo con la mappatura. Come prima cosa dovete attivare il GPS e il Bluetooth nel vostro smartphone, così da poterlo interconnettere e governare direttamente dal vostro cellulare. E una volta che il robottino avrà controllato tutti i parametri e avrete tutte le spunte verde, schiacciate su avanti. Come prima cosa partite con la calibrazione, procedura che impiegherà circa 15-20 secondi. La calibrazione è riuscita, come avete visto si è distaccato dalla base di ricarica e si è posizionato pronto per la mappatura. Vi dà anche la possibilità di iniziare con un'utilissima esercitazione in cui potete prendere la mano con i comandi di questo robottino. Sembra quasi di tornare bambini quando si giocava con le macchine telecomandate, per cui una volta che avrete preso mano quei comandi cliccate su termina esercitazione.
ora siamo pronti col taglio. Mamma mia, ho la pelle d'oca. 3, 2, 1, via! Guardate come si sta dando la pazza gioia. Sto notando che sta seguendo perfettamente la mappatura che ho creato in precedenza. Vi voglio fare anche un'inquadratura da dietro. Ha veramente una gran motricità. Guardate anche in questo caso come riesce a salire in questa salita, e anche un terreno abbastanza insidioso perché questa è erba un po' selvatica. Beccatevi anche questa discesa come sta tagliando. Ha riconosciuto che c'è più erba alta. Guardate come ha fatto la retromarcia. Sta facendo veramente un taglio molto intelligente, e appena nota dei momenti con erba più alta si vede che torna per fare un secondo passaggio. E sentite anche che bassa rumorosità, anche al massimo, alla massima potenza, non supera i 60 decibel. Grazie anche al doppio disco con le lame integrate che diminuiscono notevolmente la rumorosità rispetto ai classici Toserba che utilizzano il classico monodisco. Come vedete ho posizionato sopra il nostro robottino l'Insta360, così mentre guarderete il timelapse andremo a fare un'analisi di tutte le impostazioni. Per quanto riguarda le impostazioni, dalla mappa e nella parte superiore potete seguire in tempo reale il robottino. Nella parte inferiore trovate anche tutti i dati, la percentuale di batteria che adesso siamo all'86%, la metratura già tagliata a 32 metri quadrati e l'avanzamento totale. Adesso siamo al 6%, per cui anche se siete fuori casa potete controllare l'avanzamento direttamente dal vostro cellulare. Potete cambiare anche tutte le impostazioni anche durante il taglio. Vi basterà cliccare le 3 linee orizzontali che trovate nella parte superiore dell'applicazione, cambiare l'altezza di taglio. Ora siamo sui 60 mm, ma potete aumentarla fino a 70 e diminuirla fino a 20. Un'altra impostazione molto utile è la falciatura notturna, che vi permette di farlo funzionare in maniera silenziosa. È un'impostazione che potete anche attivare nella modalità di lavoro. Come vedete ci sono 3 opzioni: la standard, che è quella che sta facendo in questo momento, la modalità efficiente e quella silenziosa, con cui funzionerà facendo meno rumore possibile. Altra impostazione che vi consiglio di tenere sempre attiva è la Vision Fence, che permette al robottino di evitare gli ostacoli durante il taglio. Ma continuando il tour delle impostazioni, non posso che non menzionare l'antifurto, perché questo dispositivo è anche dotato di antifurto di sicurezza. Infatti, se per caso viene sollevato, vi arriverà subito un allarme nel vostro cellulare e si attiverà immediatamente il pin di blocco, rendendolo completamente inutilizzabile. Inoltre ha anche l'allarme di superamento del confine, per cui se uno dovesse spingere oltre il confine di taglio, anche in questo caso sarete avvisati direttamente sul vostro cellulare. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che all'interno del robottino è inserito un vano dove potrete inserire un ulteriore tracker GPS per avere una doppia sicurezza. Potete anche collegarlo direttamente a Google Home o Alexa e lo potrete attivare anche direttamente col vostro vocale. La manutenzione per questo robottino è veramente minima e non vi preoccupate, perché vi viene segnalata direttamente all'interno dell'applicazione e vi dice esattamente la percentuale di usura sia delle lame che del telaio. In questo caso, essendo nuovo, sono entrambe al 100%. Ed eccolo qua nella salita, guardate che pendenza è riuscito a scalare. Vi devo dire che non me l'aspettavo che riuscisse ad andare anche a questo punto. Guardate come sta rispettando perfettamente il bordo. Sentite come è morbida l'erba appena c'è passato. Beccatevi anche la velocità di rasatura e la precisione della curva. Si sta orientando perfettamente col GPS, per cui devo dire che il suo sistema di navigazione, per quanto mi riguarda, è approvato. Beccatevi la motricità dei 2 ruotoni posteriori, spero che si veda bene dalla telecamera. Vi voglio fare anche un'inquadratura dal basso. Riesce a tagliare a una velocità di 0,8 metri al secondo. Guardate come sbuca e come sta salendo anche in questo caso la salita, perché come vedete è un bel dislivello, e nel mentre che procede col taglio e fra un po' sbucherà alle mie spalle, voglio andare a approfondire la sua navigazione GPS, che è veramente una delle migliori per quanto riguarda il mondo dei robot Toserba. Ha un sistema di navigazione veramente innovativo denominato EFLS 3.0, che integrando diversi sensori e facendoli lavorare insieme riesce a ottenere una localizzazione veramente molto precisa. L'antenna GNSS è veramente all'avanguardia. Nonostante il mio giardino sia veramente ampio e soprattutto su vari livelli, non ha riscontrato problemi durante la rasatura per quanto riguarda la localizzazione. E in più vi do anche un piccolo consiglio: che se avete metrature molto grandi, magari con la casa di mezzo e qualche albero, potete acquistare anche una seconda antenna GNSS che trovate direttamente sempre sul sito ufficiale, anche perché
questa antenna è molto più avanzata rispetto al classico GPS, perché riesce a controllare e a monitorare e soprattutto a correggere in tempo reale la localizzazione del robottino. Non so se lo vedete dalla telecamera, guardate fin dove è riuscito a salire e guardate anche in questo caso come ha seguito perfettamente il confine che ho tracciato in precedenza. Nonostante ci sia una strada asfaltata, ha capito perfettamente la posizione grazie al suo super sistema di localizzazione, e tornando sulla mappatura vi voglio svelare che non è solo controllata e monitorata in tempo reale da questo fantastico satellite, ma è anche continuamente ricontrollata dalle sue 3 telecamere presenti all'interno del telaio, che gli permettono di avere una visione di ben 300 gradi, per cui praticamente quasi tutto il perimetro del robottino, che lo aiutano ulteriormente come protezione per gli ostacoli, ma anche e soprattutto per creare una bellissima mappa 3D. E vi do un'altra chicca per quanto riguarda la localizzazione: ha anche dei sensori all'interno del robottino che gli permettono di localizzarsi anche durante una momentanea assenza di segnale GPS, tra cui l'odometro, il giroscopio, la bussola e anche l'accelerometro. E concludendo con il pack dei sensori, vi informo che anche il sensore a infrarossi, che boostato dall'intelligenza artificiale aumenta ulteriormente il riconoscimento degli ostacoli durante il taglio. Adesso lo andiamo a testare direttamente in tempo reale. Guardate, avete visto come ha girato direttamente prima di colpirmi, per cui se avete anche cani, animali o anche persone avrete sicuramente una maggiore sicurezza durante l'utilizzo. Si vedono già le linee di taglio, guardate che spettacolo, e ovviamente man mano che il robottino taglierà il vostro prato migliorerà sicuramente e ulteriormente la qualità del manto del vostro giardino, ed è anche riuscito a evitare tutti gli ostacoli, per cui devo dire che sia per quanto riguarda il taglio ma anche per quanto riguarda la localizzazione non mi sono mai arrivati allarmi né di blocco né di interruzioni accidentali. E questo è il risultato finale. Guardate che spettacolo. Ho anche inserito un po' di immagini col drone dall'alto, è andato veramente oltre le aspettative. Guardate anche qui la differenza nella zona in cui ha tagliato rispetto alla zona circostante. Per quanto mi riguarda, in un giardino così complicato con tante zone saliscendi, guardate anche qua che dislivello, è riuscito comunque a completare il lavoro, e devo dire in maniera veramente molto ma molto egregia. Non posso far altro che consigliarvelo, ed è perfetto per qualsiasi tipo di terreno, sia pianeggiante ma anche con dei dislivelli fino al 50%. E concludo mostrandovi quanto è stato preciso per la linea del confine, sembra quasi una linea retta, per cui anche il tracciamento per quanto riguarda i confini è veramente molto ma molto preciso. Per quanto riguarda questo modello X3 315 viene lanciato sul mercato a 2.499 euro, ed essendo un top di gamma con sensore antipioggia, carica della batteria ultra rapida, resistenza, impermeabilità, sensore di posizionamento all'avanguardia, per quanto mi riguarda è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche perché si sta parlando di uno dei migliori robot tagliaerba presenti in circolazione. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e vi ricordo che se anche voi vi siete innamorati di questo fantastico robottone, troverete i link per acquistarlo sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!